Per costruire questa stampante 3D abbiamo utilizzato pezzi di recupero di stampanti vecchie. Il costo complessivo è stato di 50 euro. Come estrusore abbiamo utilizzato quello di una penna 3D giocattolo. Per fare questa stampa abbiamo utilizzato questo programma free che si chiama 3D Design and Learning the Moves. Per far funzionare la stampante 3D occorrono due importanti software. Uno di questi è lo Slicer, che la sua principale funzione è per trasformare il formato STL, che è con cui sono andata a disegnare, per convertirlo al formato G-code con cui si va a stampare. L'altro software importante per attivare la stampante 3D è il GRBL Control, con cui attivo la stampante 3D meccanicamente. Con questo programma posso caricare il G-code che ho precedentemente fatto con lo slicer e mandarlo in stampa. Come potete vedere, la stampa non è decisamente perfetta perché ci sono dei piccoli buchi. Questo è dovuto al fatto che il filamento ha preso umidità e quindi dentro al filamento c'è dell'acqua. Quando il filamento esce dall'estrusore, queste bollicine che si sono formate scoppiano e quindi vanno a formare dei buchi nel pezzo. Sta finendo il primo layer e tra poco inizierà il secondo. Adesso sta facendo il perimetro perché così fa il rialzamento e dopo inizierà a fare il riempimento. Adesso sta facendo l'infill, che è il riempimento a nido d'ape. Adesso sta costruendo la scritta tecnica prima B e guardando meglio si vedono delle righe, che questo è dovuto al fatto che la scheda non è proprio sua
e quindi non ferma il filamento. E come potete vedere la scritta la sta scrivendo con molta difficoltà. Questo è il risultato finale della stampa del G-Code che ho creato.